Per Adriano, com'è Raizen come cliente? Come deve essere il cliente ideale? Ok, risposta sincera, onesta. Allora, com'è Ryzen come cliente? Allora, un po' come tutti i clienti, è come un bambino. Nel senso che lui non, o meglio, la maggior parte dei clienti, lui non aveva consapevolezza di quello che si faceva, di quello che si andava a fare. L'ho praticamente istruito da zero, ma proprio zero. Gli ho spiegato come funziona il discorso delle serie, delle ripetizioni, dei recuperi. Ha imparato a muoversi, a compiere determinati gesti e l'ha portato piano piano ad essere quello che è adesso, con più consapevolezza, con il giusto mindset per allenarsi. Ogni tanto si lascia prendere dal sé bambino che tipo no, voglio fare così, no, voglio fare così. Però io dico, ehi, calma, e poi gli spiego anche perché. Perché diciamo la tendenza, come tutti i bambini, è quella di farsi male, del suicidio. E quindi diciamo ogni tanto bisogna mettere dei freni. Però questa cosa devo ammetterlo, non è con tutti quelli che partono da zero. Spesso ho dovuto farlo anche con atleti intermedi o avanzati, di mettergli dei freni perché non hanno piena consapevolezza di come sta andando il percorso. Ecco, ritornando magari alla domanda di prima, il vantaggio di avere un coach è che lui ha una visione dall'alto di come sta andando il tuo percorso, cosa che tu difficilmente hai, perché tu ti basi principalmente sulla giornata, su come va oggi, però poi confrontandoti con quello che sei stato, con quello che sei adesso, dici ah cazzo, abbiamo ottenuto i risultati. Che è chiaro che in corso d'opera non ce l'hai questa visione. Il coach ti ricorda, ti fa avere questa visione e in questo caso ti aiuta a essere anche più motivato, a rafforzare il tuo perché tu fai quello che fai. Ritornando a Gaetano, a Raizen, come cliente, magari tutti fossero come lui, abbiano subito questa cosa del ok, ci provo, lo faccio. Spesso nel mio lavoro devi abbattere determinate resistenze, determinate credenze, e lui è un gran chiacchierone. A me quando si lavora non piace tanto chiacchierare, però ci sto e questa cosa arricchisce entrambi. Anche lui ha imparato a essere un po' più pragmatico, a tenere gli adeguati tempi di recupero, però ci è voluto tempo e ovviamente si sta migliorando, migliora sempre di più. Il cliente ideale per me, secondo me, è quello che chiede, si informa come lui, fa tutto quello che gli viene chiesto come fa lui, ma a differenza sua, diciamo, il cliente ideale dovrebbe anche seguire alla lettera tutti i consigli fuori dalla palestra anche, in modo tale da fare le cose in maniera ottimale. In automatico esce il risultato. Il risultato è molto più evidente, è molto più marcato in questa maniera, però ovviamente diciamo che non tutti i lavori, diciamo, con qualsiasi tipo di persona ci sono dei lati da migliorare. Quello che potrebbe essere il pregio di un cliente potrebbe esserne il difetto di un altro. Quello che manca a uno può mancare a qualcun altro e viceversa. Diciamo che il mio lavoro è questo. Se non fosse così, se fosse tutto semplice, io rimarrei senza lavoro e io mi occupo proprio di questo.
di aiutare le persone a migliorare anche questi lati del loro modo di lavorare. Voglio collegarmi a un fatto che ti dissi tempo fa. Come fare a scegliersi il cliente ideale? Questi sono Gino e Raizen. Gino è un campione e in una scala da 1 a 10, Gino si trova qui. Ok? Raizen è un novizio, è partito come cesso a pedali e in una scala da 1 a 10, diciamo all'inizio stava a 1. Gino, essendo un campione, per farlo arrivare all'eccellenza faremo questo tipo di percorso. Immaginiamo che Gino ha delle resistenze, delle convinzioni che sono difficili, magari anche incostante, testa di cazzo perché lui è il campione. Io con Gino ci faccio molto poco. Mettiamo invece Raizen, che parte sotto 0. Gino esce a bere il sabato sera, Raizen non ha amici. Questo è un male anche. Allora, Raizen invece mi ha visto come Cristo sceso in terra. E quindi mo praticamente Raizen difficilmente arriverà a 10. Potrà arrivare a 7, 8. Però ha poche resistenze, nel senso che ha poche convinzioni e fa tutto quello che gli dico. Secondo te, qual è il cliente con il quale io posso lavorare, seppur scarso, con molto lavoro da fare, che non riesce a performare al massimo? Raizen o Gino? In base a cosa il mio successo come coach, come personal trainer vale? Uno pensa che con un campione, un atleta, sta già là, magari è difficile da allenare, però se tu sei bravo gliela fai ed è, diciamo, arrivi a grossi risultati. Bisogna vedere che margine c'è nel quale si può lavorare con invece un altro tipo di cliente che ti ascolta, magari c'è più lavoro da fare, non hai risultati da 10, ce li hai da 7, da 8, però fai comunque un bel percorso. Ed è lì che bisogna stare attenti a scegliersi il cliente, perché io ne ho prese di inculate non solo da gente, diciamo, non consapevole, quindi che non si allena, ma ne ho presi di schiaffoni, ma forti, proprio calci nelle palle, direi, da gente come Gino. Perché poi si pensa che dietro uno status, dietro una capacità, una cosa, ci sia più autorevolezza. È un po' come quando andiamo a prendere in considerazione alcuni dei premi Nobel. Alcuni premi Nobel sono razzisti confermati e altre cose brutte. Cioè, noi confondiamo la bravura, l'eccellenza come un merito assoluto. Questo è un errore societario, non di allenamento, è proprio la società che sbaglia, è pigra. Ha bisogno dei livelli da 1 a 10, dove il campione deve stare sopra e se non ce lo devono selezionare perché devono avere un massimo e un minimo in cui collocarsi loro. Però quando si trovano nei minimi è tutto un guarda, quell'amico, quella persona, quell'altra persona è così, sta lì, vale 3 perché io sto al 4, 4 e mezzo. Io il consiglio che do a tutti: innamoratevi dei percorsi, non dei risultati.
I risultati sono risultati di un percorso che però non necessariamente è uguale alle altre persone. C'è chi parte più avvantaggiato, c'è chi parte dal basso e nel mezzo si vede di che pasta sei fatto. E tu cosa ne pensi? Credi nei percorsi o ti piace soltanto vedere i prima dopo? Quindi commenta qua sotto con io credo nel percorso oppure no, io sono ignorante. Magari arrivano fino a questo punto nel video. Impossibile. Comunque, ok. Fine.